A volte i giovani non partecipano perché magari vivono in zone isolate dal contesto in cui avviene il progetto. Noi tante volte abbiamo giovani che vorrebbero partecipare alle nostre attività di volontariato, però abitano magari vicino o sotto la montagna e quindi dicono io a questo orario non ho neanche la corriera per venire giù. Sto parlando ad esempio dei ragazzi minorenni che quindi non hanno patente e non possono chiedere ai genitori che lavorano di essere accompagnati fino a Pordenone. Oppure ci sono giovani che non partecipano perché credono di non avere nulla da dare, quindi hanno una bassa autostima e pensano di non aver competenze da offrire ad un progetto sociale come il nostro. È importante appunto che anche attraverso la scuola questi giovani partecipino invece a attività sociali, perché sin dal primo incontro si rendono conto invece che da offrire hanno tanto. Allora, le barriere che incontrano questi ragazzi principalmente se li mettono loro, perché essendo ragazzi con lieve disabilità appunto non si riconoscono in nessun mondo. Loro pensano di essere, tra virgolette, normali, però in realtà hanno una legge, la 104, che identifica che loro sono disabili, anche se loro appunto non si riconoscono neanche in questo mondo. Quindi in primis i limiti stessi se li pongono loro e poi i limiti altri posti dalla società, perché comunque le barriere principali è appunto un po' la discriminazione, anche perché si pensa che non siano in grado di fare tantissime attività, in realtà invece essendo anche con disabilità lieve possono fare tanto. Sicuramente impedisce ai giovani di partecipare a iniziative culturali la mancanza di tempo, che spesso è dovuto al fatto che i giovani di oggi hanno un sacco di cose da fare a livello scolastico e non, facendo parte di un'associazione come la nostra, quindi bandistica, oppure facendo parte di un'associazione sportiva o di un gruppo di teatro. I giovani devono dividersi tra molti impegni. E un altro elemento che potrebbe essere fonte di esclusione da questi momenti di aggregazione sicuramente potrebbe essere dovuto a motivi economici. Il fatto di essere in prima persona davanti al resto del mondo, quindi mettersi in discussione e trovarsi davanti a quelli che possono essere i giudizi degli altri. Ce qui empêche les jeunes de participer aux initiatives culturelles et sportives, là, c'est surtout la stigmatisation de ces gens-là. Parce que tu n'as pas réussi à l'école, tu ne peux pas faire ça. Parce que tes parents n'ont pas assez d'argent, c'est comme si. Parce que tu fumes la drogue, parce que. Donc ça fait trop de préjugés, et donc ces préjugés-là empêchent les jeunes de s'exprimer, d'aller vers ces activités socioculturelles et sportives. Gli ostacoli dei volontari principalmente appunto era riguardante i vari impegni. Ovviamente essendo volontari ognuno ha la propria vita, ognuno ha i propri impegni, quindi ritrovarsi anche in tempi ben definiti era molto difficile. E per i ragazzi disabili le difficoltà principalmente magari erano più legate non tanto alla loro voglia, ma anche magari ai mezzi, quindi magari persone che abitano in altri paesi, perché ci è successo appunto di avere ragazzi da altri paesi, non avevano il passaggio, anche solo semplicemente quello. La voglia secondo me non è mai mancata, quindi non è stato un ostacolo, però erano più magari problematiche di tipo tecnico, ecco. Prima di tutto facendo conoscere bene l'ambiente in cui si contestualizza un progetto o il gruppo stesso. Una volta conosciuto bene l'ambiente, ci si può muovere all'interno senza problematiche. La difficoltà di riuscire a raggiungere tutti o tanti giovani è appunto uno degli aspetti che maggiormente preoccupa ANFAS. Ripeto, la scuola, cioè gli incontri che organizziamo nelle scuole è proprio uno di quei
di quei momenti che abbatte questo tipo di problema. Créer un meilleur lien entre ces jeunes et leur milieu en brisant toutes les barrières, en faisant tomber tous les masques, en faisant en faisant ces stigmatisations, en les enlevant, en les donnant une confiance totale, en les faisant savoir qu'ils ont un lendemain meilleur comme tout le monde. C'est le faire comprendre qu'on peut échouer une fois, on a une seconde chance de réussir, en allant chez eux, en discutant avec eux, les visites à domicile, en faisant d'eux des amis, en les faisant comprendre que nous aussi, on a passé par ce chemin-là. Parce que ce qui est intéressant dans ce projet-là, nous-mêmes, nous sommes des autodidactes. On a passé par ce chemin. La majeure partie des responsables de ce projet-là, c'est des gens qui ont arrêté leur cursus scolaire tôt et qui ont cru en ce projet, qui ont été les pionniers à ce projet-là. Et nous, aujourd'hui, là, comme nous sommes des modèles pour eux, on se sert de notre parcours pour les faire comprendre et les donner cette confiance-là. Dire que non, ils peuvent réussir plus que nous-mêmes.